Dopo lo stretto di Messina ci fermiamo a Roccella Ionica per far scendere Miriana e sul pontile conosco un francese, Thibaut, che salirà con me fino a Leuca. Insieme a Thibaut ci svegliamo alle 4 della mattina per salpare verso Leuca. Purtroppo però vediamo che non c'è vento e all'uscita del porto ci sono delle belle onde che rischierebbero di spingerci verso riva. Così, non avendo motore a bordo, siamo costretti ad aspettare le 11 della mattina per poter nuovamente salpare e dirigerci verso Leuca. Bellissima traversata, abbiamo navigato molto veloci. Arrivati ad Otranto, abbiamo fatto un po' di ore di recupero sonno, questa notte altrettanto, e il meteo è buono per partire domani. A dire la verità non ho voglia, vorrei dormire. Oggi si riparte da Otranto, non ho voglia per niente, però prima o poi risalpare mi tocca per portare la barchina a casa, quindi oggi si salpa. Sono partita, ho un tiramento di fiocco che non lo so perché, ma non avevo voglia per niente di partire, però diciamo che prima o poi mi tocca. Guardate che bei nuvolastri neri, ci sono anche i tuoni che ho alle mie spalle e ovviamente ho il vento contro e io devo andare di là, ma il vento arriva proprio sul muso. Vabbè, vediamo dove arriverò, se 30 miglia almeno riesco a farli in un giorno. Allora l'umore è cambiato, perché si torna ad Otranto e ritorno a casa via terra a fare quello che devo fare, c'è un'altra regata su e poi con calma tornerò giù a proseguire questo trasferimento crocieristico. Adesso sarebbe stato un po' uno stress con l'ansia del tempo dove lasciare la barca, invece qua diciamo che ad Otranto sono di casa, mi sento di casa, quindi tornerò a prendere la barca il prossimo weekend. Di nuovo ad Otranto, non voglio più andare via. Per la seconda volta rifaccio l'ormeggio, rimetto a posto la barca e io di nuovo porto le valigie in macchina. Questa volta si torna a casa. Nel weekend abbiamo una piccola regatina insieme a tutto l'equipaggio, dopodiché riparto verso Otranto a riprendere la mia barchina. 12 giugno! Yuhu! Sono ripartita da Otranto con lo scirocco, senza voce e adesso sto facendo 5 nodi, comunque la media di velocità è buona e dovrei mettere sul il gennaker, ma ho il compresso rotto, quindi mi sa che andrò tutta di fiocco, ma ragazzi è una giornata meravigliosa e finalmente navigo in relax. Allora chi c'è che timona? Bigio!
No, adesso timono io. Comunque, come sempre, avevo dimenticato di mettere il log, quindi ho lasciato i comandi a Bigia, che stava un attimo andando troppo all'orza. Gli ho detto: oh, Bigino bello, ti sei dimenticato come si timona? No, se lo ricorda bene. Allora, visto che è andatura proprio da Gennaker, provo a rimediare qualcosa, quindi il buon press è rotto, però potrei provare a murare il Gennaker direttamente sul pulpito. E qua adesso ho preso il Gennaker piccolo e mi sono anche ricordata che devo spinarlo. C'è Bigino bello che sta dando un po' i numeri. Poi allora queste storie qua, Bigio non mi abbandonare, ho bisogno di te. Come faccio se la mettere su il Gennaker e più che altro a fare la notte? Ma la notte forse si può anche... No, Bigio, no, devi essere bravo. Adesso ti do da mangiare, ti curo, ti vuole bene, ho murato il Gennaker direttamente sul pulpito, speriamo che funzioni. Per ora non voglio dirlo forte, sta andando benone. Adesso vi faccio vedere, ho messo anche il barber oggi proprio. Allora, ho strambato con il Gennaker lì murato sul pulpito di prua. E com'è andata? Diciamo che ovviamente qualcosa si è incastrato, però adesso è lì, adesso ho mure a sinistra, si è incastrato un po' di roba, però è lì. Sto passando tra due navi al buio, fortuna c'è un po' di luna che illumina. Qui alla mia sinistra una nave, lì è un'altra nave e tutto il qua laggiù un'altra nave e tutto il traffico, eccolo lì, che c'è qui davanti al porto di Brindisi. Aiuto! Bonjour, secondo giorno di navigazione da Otranto. Questa notte, ragazzi, che traffico di navi che c'era. Adesso invece sto andando al largo, così, perché così quando faccio il bordo comunque svalico il Gargano. Il mio obiettivo è svalicare il Gargano. Sta mollando il vento, ho ancora parecchie miglia da fare. Speravo di arrivare già questa mattina sopra il Gargano, però ragazzi non ho il buon prezzo, mi sono dovuta arrangiare con quello che ho. Tanto che arriva il vento mi riposo un po' in contemplazione delle vele che sbattono. 25 miglia alla terraferma, che però, cioè al Gargano, che però devo svalicare. Si va avanti anche questa notte. Incontri ravvicinati con quel peschereccio lì, ci siamo dati delle direttive al VHF su dove devo passare. Signorina, sto alla pesca, ha capito? Non mi passi a prua. Mamma mia, la vedo impegnativa, guardate qui. Che traffico c'è all'arrimbaggio tutti verso di me. Qua questo era il peschereccio che ho passato, qui a fianco a me una nave, eccola lì, penso sia una nave da crociera, e adesso sto aspettando di incontrare tutti questi. Aiuto! E yes, se ho bisogno di chiamare qualcuno basta che clicco così. Questa ad esempio è l'MSC Adriana e la chiamo Adriana. Finito il vento, ma per fortuna qua non c'è onda, quindi mi posso godere questo paesaggio fantastico. Qua alle mie spalle le isole Tremiti e di sotto sto cucinando per la prima volta la pasta a bordo in navigazione, per modo di dire, perché è come se fossi ferma e tra un po' dovrebbe entrare vento. Comunque intanto mi godo questo bellissimo paesaggio. Voi direte, beata te che sei in mare, beati voi che avete dormito questa notte, io ho un sonno
e sono ancora qui davanti alle isole Tremiti. Non riesco neanche più a parlare. Per fortuna non c'è onda, quindi anche se non c'è vento la situazione è tranquilla, non c'è tutto quello sbatocchiaticcio delle vele che manda via di testa. Adesso c'è appena una brezzolina, sono tutte brezzoline termiche, vediamo dove arrivo. Comunque a Termoli c'è la barca degli amici, se li raggiungo in tempo magari mi danno anche una trainatina. Dopo questo viaggio che cosa avrò aumentato? Sicuramente la mia pazienza! Allora, laggiù, e anche da previsione, in teoria c'è un vento che da sud va verso nord, quindi mi spinge verso nord. Però devo andarlo a prendere. La barchina mi sa che si è affezionata qui alle isole Tremiti. Mali estremi rimedi. Strategia: andare sotto costa per prendere le brezzoline termiche. Già qui sono dentro una brezza termica e adesso voglio andare sotto, ma sotto costa, proprio sotto, quindi tra la costa e le cozzare, per prendere tutte queste brezzoline termiche perché 12 ore lì davanti alle Tremiti mi sono un po' stufata. Buongiorno, avete dormito bene? Io no, cioè nel senso ho dormito, ma come sempre poco. Sono al 5° giorno di navigazione, quindi la 4ª notte di micropisoli. Voglio dormire. Sapevo che la mia più grossa difficoltà su questa barchina qua sarebbe stata appunto la gestione del sonno, non tanto magari affrontare mare grosso oppure tutte quelle faccende lì, ma la gestione del sonno, perché se uno è riposato affronta bene anche le difficoltà, ma se non sei riposato l'unico pensiero è dormire. Gli strumenti dicono non c'è autopilota. Biggio, dove sei andato a finire? Ho bisogno di te questa notte, non mi abbandonare. Biggino bello, torna da me. Aiuto. Adesso vediamo un po' di capire cosa devo fare. Intanto li ho spenti, vediamo se riaccendendoli cambiano idea. Ora dell'aperitivo. Peccato che la mia cambusa è vuota. Cambusa finita, si sta a dieta. Cioè in realtà non è che muoio di fame, C'ho ancora dei taralli, buonissimi, però non ne posso più di mangiare solo quelli. E un po' di pasta in bianco. Poi c'avevo 3000 marce, 2 banane andate. E basta, le scatolette di tonno le ho mangiate, le altre scatolette le ho mangiate. Si sta a dieta. Buon appetito a voi! Sempre più sonno. Ecco a voi le cozzare. Va là che ci sono arrivata di giorno, è un campo immenso. Probabilmente l'hanno un po' spostato rispetto a dove è sulla carta. E se ci si finisce in mezzo, ai ai ai. Ecco alle mie spalle il Conero. E non so quante miglia ho fatto a perdere, perché ho detto non ci passo, devo fare un bordo per poter passare il Conero, quindi ho fatto questo bordo fuori e poi ne ho rifatto un altro e poi ne ho rifatto un altro, insomma adesso sono messa peggio che prima. Olè! E vai, quando arriverò non si sa. Marina Dorica di Ancona, ragazzi, un'ansia, stavolta ero da sola, ormeggio a vela e ovviamente le drizze si incastrano sempre negli stopper, quindi sono arrivata un po' veloce e però mi sono fermata qua di fianco a questa barca qua, anche se là insomma vedo che c'era un molettino, dove? Lì c'era un molettino libero, forse lì mi veniva più comodo fermarmi anche per passare poi in veleria e al cantiere.
Però vabbè, adesso faccio un pisolino e vediamo poi cosa mi dicono che devo fare. Poi uno dice: ma perché hai fatto tutti quei bordi strani? Svelato il segreto. Ho usato la sacca dello spì come ammortizzatore per la bottiglia di vino, però guardate, mi si è aperta lì dentro. E aprendo lo spì cosa abbiamo trovato? Anche una bottiglia di liquorino, di liquirizia presa in Calabria. Lavaggio. Allora, eccoci qua in veleria, che adesso stiamo mettendo i rinforzi alla vela. Sono ripartita da Ancona, qui alle mie spalle le splendide colline marchigiane e ultima tappa, ultime 30 miglia. Però non dico quando arrivo, perché quando dico ormai ci sono mi capita sempre l'inconveniente. Ecco, l'inconveniente del giorno, che sono quasi arrivata, c'è sempre qualcosa che succede. Lo spie qui l'ho dovuto ammainare perché mi ero incastrata in una nassa e stava facendo un po' i disastri. Quindi adesso l'ho tirata giù, la devo ritirare su. Forte coraggio e vai di palestra! Altro che i pesi, venite a tirare su e giù le vele. Arriverò, sono a sempre 10 miglia, 10-15 miglia, sempre a questa distanza qua che mi succedono le cose che mi rallentano. Ecco Pesaro. Io ho già la tachicardia per l'ormeggio che dovrò fare a Vila. Per fortuna ci sono tutti gli amici sulla banchina che in caso di necessità sono pronti a darmi una mano.